Ciao a tutti, benvenuti, siamo al Salone del Libro di Torino e con noi c'è Aixa De La Cruz, l'autrice di Transito, libro che è arrivato in Italia grazie a Giulio Perrone Editore e che è anche candidato nella cinquina finale del premio Strega europeo. Adesso poi parleremo anche di questo con l'autrice. La prima domanda riguarda proprio una parte del libro. Lei nel libro scrive: tutti parlano di quanto vogliono scrivere ma nessuno scrive. Io ho la sensazione che in Italia invece a volte scrivano in tanti ma nessuno legga, quindi che ruolo ha, che importanza ha la scrittura ora? E lo dico sia te lo chiedo sia dal punto di vista dell'autrice che dal punto di vista della lettrice. I teach. I am a creative writing teacher, Okay. and I always deal with people who want to write, right? And I think that writing is always a way of asserting yourself, a way of making what is chaotic about human experience to you give it an order by writing, and therefore from an individual humanistic perspective, I think it's always good to write. The thing is, of course, we don't always have readers, right? That's a different question, and of course writing is always looking for a conversation with the reader, right? So for me, when I wrote this book, I wanted that conversation beyond anything, because Transito is a book that wants to create the good atmosphere for the reader to give her own testimony. I mean, the writing of a testimony about my own experience. I wanted to create this sort of dialogue in which you share something and the other person feels the urge, the will to share too. So, well, I think it's interesting to think of literature as something that creates text. I mean, the writer writes a text, and then the reader also is writing her own text by reading, by replying to that text. Ok, ha detto che scrivere è un po' dare una forma, dare un ordine alla vita, e quindi è sempre bello scrivere, anche se a volte non ci sono lettori, in ogni caso è sempre bello. Nel caso di Transito in particolare, per lei scrivere è un po' una sorta di modo per creare una conversazione con il lettore, quindi si aspetta, ed è bello aspettarsi che il lettore poi a sua volta dica la sua su quell'argomento o su altri argomenti che il libro stimola, no? È un po' anche un modo per creare un'atmosfera appunto di scambio, e devo dire che leggendo il libro questo è abbastanza evidente, perché lei racconta una sua esperienza personale, la sua vita, in alcuni momenti della sua vita in particolare, ma in realtà questi momenti diventano un modo per riflettere in generale su alcune tematiche che riguardano soprattutto le donne, il corpo delle donne, ma non solo. A questo proposito, una tematica molto forte nel libro è quella del ruolo in particolare femminile, perché le donne sono quelle che nella società sono più costrette all'interno di ruoli, e la società ci dice come dobbiamo soffrire, come dobbiamo essere felici nel modo giusto, con moderazione, come dobbiamo interfacciarci con gli altri e come dobbiamo comportarci. Ecco, che tipo di riflessione ha portato questo libro e poi anche gli anni successivi proprio su questo, cioè su come come il ruolo delle donne sia predittivo all'interno di questa società? Well, I really don't know Italian situation as much as I know the Spanish context, of course, but I do have the feeling that this book was written in 2017, which was the year of the Me Too movement. In Spain we had a sort of equivalent movement that was a response to the jury of the La Manada. Mm-hmm. Well, I mean, it was a year of great changes, and of course some years have passed since then, and I look back and I think that yes, it was like really a turning point moment for the feminist movement, for one reason mainly,
When I was 20 years old, you were kind of ashamed to admit that you were a feminist, and nowadays it's rather the opposite, right? You have to say you're a feminist, even if you even if you're not. we kind of turn the thing around, and well, of course, this has released in some way the strictness of gender roles, right? I believe that at least in Spain we are talking about we are talking about the trans movement a lot nowadays, and as a philosopher I really like in Spain, Elizabeth Duval says, the reason why the trans movement is so visible now, the reason why a lot of children, young people are coming out the closet as trans people is also because we have released these strict codes around gender roles, right? It would have been unimaginable to have a trans rights law 10 or 20 years ago, and therefore, yes, I'm quite optimistic about the way things are changing. Of course, there are other areas in which we have a lot to work on yet. Allora, questo libro è nato nel 2017, che è stato un anno importante, un turning point, un momento di cambiamento molto grande proprio per l'arrivo del Me Too, che ovviamente ha avuto un corrispettivo in Spagna così come in Italia. E, è stato appunto un momento di passaggio, si è passati un po' da un periodo in cui quando si aveva 20 anni ci si vergognava quasi di dire di essere femminista, a un momento in cui quasi si fa il contrario, cioè se non lo sei comunque lo devi in qualche modo dichiarare, anche se non ci credi del tutto o hai il tuo modo di esserlo, diciamo. E, sicuramente in questi anni si è riuscito a superare molto le barriere dei ruoli, in particolare i ruoli di genere, e per esempio il movimento trans è molto cambiato, e il fatto che adesso per esempio molti giovani e giovanissimi possano fare coming out senza diciamo soffrirne più di tanto, o comunque essendo accettati all'interno della società, è proprio per questo tipo di cambiamenti che negli ultimi anni ci sono stati. Quindi lei è ottimista, diciamo, sul futuro in generale del discorso dei ruoli di genere e del ruolo della donna, anche se sicuramente questo è un discorso molto legato ad alcune aree del mondo, l'Europa, magari alcune aree dell'America, mentre ci sono zone del mondo in cui questo cambiamento ancora non c'è stato, è molto lontano dall'essere, dal divenire. E un'ultima domanda invece riguarda, anzi altre due. Allora, una riguarda il libro per ricominciare, ne stiamo parlando con Goodbook e Libri da Sport, stiamo chiedendo a tutte le persone che incontriamo, che intervistiamo, qual è il libro per ricominciare, visto che per noi il Salone del Libro è un po' un momento di rinascita, un nuovo inizio. Wow, that's a difficult one. However, there is a book I enjoyed greatly. Nonetheless, I don't know if it's translated into Spanish, but it's called Hermana Placer by María Folguera, which was the first novel I read in which the coronavirus experience was related, right? And it was a great surprise for me to see our present, still present, and like taken to the novel. I mean, it was like acquiring consciousness that this has actually happened, right? Okay. Like I had the sense that until literature comes and represents something, you have the feeling that things haven't happened, right? And so therefore, I would recommend this book, not only because the coronavirus experience appears, but because it also reflects upon the ways in which being locked down have changed us, and also the ways in which we have responded to this emergency by writing, which is something interesting, right? Going back to being alone with our computers when there was nothing else outside, and looking somehow for a way out through literature.
Ok, c'è un libro che lei considera un libro un po' per ricominciare, che non sappiamo se è stato tradotto in italiano, poi adesso le chiederò anche di ripetere il titolo perché non l'ho proprio capito benissimo, ma poi ve lo scriviamo casomai sotto anche nel video, che è il primo che lei ha letto legato proprio al coronavirus, cioè che riprende un po' il discorso del coronavirus e che in qualche modo ci fa capire che è successo tutto veramente, che non ce lo siamo immaginato, perché quando poi una cosa la leggiamo e compare nella letteratura, allora è una presa di coscienza che sia veramente accaduta. Inoltre anche una riflessione su come il lockdown ci ha cambiato il nostro modo di essere e come la letteratura può rispondere a questo tipo di cambiamento, come abbiamo vissuto il momento in cui eravamo soli davanti ai computer e quindi anche i cambiamenti interiori che ci sono stati proprio legati a questo. Ultima domanda sul premio Strega europeo. Transito è all'interno della cinquina finalista di questo premio molto importante. Come ha risposto a questa notizia e che cosa pensa di questa sua posizione in questa finale? Well, I think it's super thrilling to be nominated with people like Anna Blandiana, Hervé Letelier. I feel super honored. Like my yoga teacher tells me, I have no expectations ever. But anyway, it's really exciting to be here. This is like my first great trip after everything we've been through. Like I've been really isolated, living in a small town in nowhere in Spain, and I mean it's everything like seems really novel, really new, and really exciting. Okay. È molto onorata di essere all'interno di questa finale con dei nomi importanti come Tellier e altri e come le ha insegnato la sua maestra di yoga non bisogna avere aspettative, quindi bisogna vivere tutto il momento e prendere quello che si riesce ad avere da questa esperienza. È molto contenta anche perché è il suo primo grande viaggio dopo il periodo del lockdown e anche se è stata recentemente a Roma a una presentazione dove c'ero anch'io, quindi in realtà ed è molto felice dopo essere stata tanto tempo isolata in un piccolo paesino della Spagna e quindi è contenta proprio dell'esperienza in generale. Grazie mille a Aixa De La Cruz, questo libro molto bello, Transito, pubblicato da Giulio Perrone Editore, grazie per essere stata con noi, thank you very much. Thank you, grazie. Ok, grazie mille. Thank you so much.